Bene amici, adesso siamo in un posto incredibile dopo essere stati fortunati ad aver trovato anche il cimitero inglese aperto e avervi fatto vedere la tomba di Ouida. Ecco, siamo praticamente vicino a una cascata chiamata la cascata del Pendolino, perché insomma scende in una maniera particolare, si sposta il getto d'acqua e venga chiamata anche questa la cascata delle streghe. Infatti qui vengono a farci dei rituali, vengono a farci insomma cose particolari, si trovano ogni tanto anche segni di stregoneria e ieri sera, Lara è con me, può confermare, dico ieri sera perché abbiamo fatto il video sul Monte Palodina. Ecco, ieri sera abbiamo trovato dei segni già in principio di quelli che sono, e ci sono ancora. Di quelli che sono rami messi in un certo modo. Sì, rami intrecciati o incrociati in certi modi, ce n'è proprio uno dietro di noi adesso ve lo facciamo vedere, che indicano la presenza di persone che vanno a fare certe cose tipo sabba o cose del genere. Sì, noi abbiamo deciso volontariamente di venire la mattina perché poi di sera diventa pericoloso anche scendere da questi dirupi e non è il caso di ammazzarsi. Assolutamente. Perché... adesso cominciamo a capire che strada c'è, com'è, se è pericolosa, se non lo è. Sì. E intanto dobbiamo ripercorrere seguire un sentiero e un torrente, per cui fino ad arrivare alla cascata. Esattamente. A prestissimo. Ciao! Ragazzi, stiamo cercando la strada per arrivare a questa grandissima apertura dove ci sono queste cascate, ma vi assicuro che non è semplicissimo. Qui siamo proprio, guardate, nel bosco più fitto che si possa, quindi insomma pian pianino ci arriveremo. State lì, mi raccomando, e abbiate fiducia in noi. Bene amici, siamo arrivati alla cascata delle streghe. Allora, in questo posto avete visto dalle immagini, a parte essere meraviglioso, siamo senza parole tutte e due, però ecco, in questo posto la particolarità, sia quello che abbiamo letto sia quello che ci ha detto il nostro amico Christian, vengono a farci dei rituali di stregoneria e si dovrebbero trovare su questo luogo degli altarini, cosa che abbiamo trovato e adesso vi faremo vedere. Non ci sono cose eclatanti, così come spesso si vede in alcuni video. Però insomma qualcosa c'è, e la particolarità di questa cascata, ragazzi, è che viene chiamata Pendolino perché il gettito dell'acqua si sposta, giusto? Si sposta da destra a sinistra e cambia ovviamente anche il rumore stesso dell'acqua che cade, perché da una parte cade sul muschio, diciamo così, e dall'altra sulla pietra, per cui chi sta qui dove siamo noi avverte comunque una cambio del suono, anche perché il getto dell'acqua questa volta
è quasi inesistente, sì, per ovvi motivi, siamo in carenza d'acqua, non piove da mesi, esatto. Di conseguenza anche qua si sente la mancanza, però stando in silenzio ci si accorge del cambio del rumore che sì, fa l'acqua che cade su questo che sembra essere un teschio. Sì, sembra un teschio o comunque la faccia di un animale, insomma, sembra quasi, non so se chiamarla una scimmia, no? Sì, oppure è qualcosa comunque di particolare. Sì, adesso noi abbiamo portato il K2 Sì? perché qui, insomma, ripeto, vengono a farci dei rituali e non pochi, e per cui vediamo se attraverso il K2 si riesce a rilevare qualcosa. Noi siamo abbastanza convinti che non succeda nulla. Che finora non si è acceso esatto, nulla. l'abbiamo acceso da qualche minuto ma non è successo niente, però continueremo a tenerlo acceso per i prossimi minuti, intanto che vi porteremo a spasso e vi faremo vedere quelli che sono degli altarini disposti, o comunque delle cose strane, esatto, che si trovano. E poi ovviamente se si sente qualcosa o se si vede qualcosa noi siamo qua, siamo con delle telecamere di fortuna, perché la videocamera ieri su Palodina si è scaricata praticamente subito, o cioè subito, a fine indagine, sì, diciamo. Anche perché è stata piuttosto lunga. Esatto, per cui siamo con delle telecamere di fortuna, però insomma speriamo di riuscire a portarvi comunque un buon contenuto. Ok ragazzi, cominciamo. Abbiamo cambiato telecamera perché è più agevole usare questa. Allora, il primo altarino che abbiamo identificato è questo, no? Sì, una specie di torretta di rocce. Questa sì, è piccola, ce n'è un'altra più in là, che è leggermente più grossa. Okay. Però questi chissà che significato possono avere. Il K2 ce l'abbiamo in mano, il K2 è fermo. Sì, è fermissimo. Andiamo a vedere l'altra torretta. Ok. Allora, innanzitutto su alcuni video di altri team abbiamo visto che questo sasso messo qui è una sorta di altare. Sì. E erano messi sopra questo altare dei legnetti che facevano pensare a messi in posizioni particolari. Qui noi non abbiamo trovato assolutamente niente del genere. Non c'è nulla se non disegnata sopra una croce. Sì. Questa è una croce presumibilmente disegnata con una pietra, ovviamente. Sì. Ma sopra non c'è nulla. No. Quindi questo altarino, insomma, che veniva spacciato o comunque ecco, per luogo dove fare i rituali più pesanti, diciamo così, ecco, è privo di qualsiasi segno strano. Qua questa invece l'altra torretta, adesso non so come identificarla. Sì. Anche quella. Qua ci sono i resti di quello probabilmente di un'altra torre. E vedo adesso qui. Ah sì. Ci sono sia su questo sasso questi due appoggiati così, e qua vedo questo. Arrivo. Sì. Questo, e probabilmente quello là. Quello là. Poi ho identificato un altro sasso più in alto lì, piatto, che sembrerebbe, non so se vado su io. Okay. Tieni, portala su e spiegala eventualmente. Spero di non fare danno. Guarda dentro per vedere. Allora, ho identificato in questo sasso piatto, eccolo qua, probabilmente un altro altare. Ci sono su altri sassi più piccoli che farebbero pensare a qualcosa di strano, però tutto per ipotesi. Ovviamente siamo in una zona geologicamente particolare, dove a suo tempo rocce sono cadute, diciamo, quindi potrebbe essere che siano state messe qui per uno scopo specifico, potrebbe essere che siano semplicemente cadute, anche se insomma sono in una posizione particolare. La cosa che mi incuriosirebbe veramente tanto è di trovare un fossile a questo punto.
Sarebbe bello perché potrebbe anche essere. Niente. Il posto è stupendo. Questo è meraviglioso. Il posto è stupendo. C'è una pace pazzesca. È quasi assordante. Mistica avevi detto prima. Non c'è un filo d'aria. C'è da morire. Non c'è un filo d'aria, quasi si soffoca per il caldo, ma è di una bellezza notevole, assolutamente. K2 fermo. Adesso vedo di scendere senza cambio strada per non ribaltarmi. Ok. Ma anche per ascoltare il cambio dell'acqua, il cambio della cascata. Sì, ragazzi, il getto d'acqua è là in alto e scende giù verso questo, chiamiamolo teschio per identificarlo nel miglior modo, un po' cade di qua a sinistra e un po' cade di qua a destra, e ovviamente, come dicevamo prima, ogni qualvolta gira, quindi fa il pendolino, appunto, ecco, il rumore che noi si avverte è differente, perché mentre di là casca sulle rocce e fa un determinato rumore, di qua casca sulle foglie o sul muschio, e ovviamente il suono è più attutito, sì, un po' ovvio più... che se il getto fosse stato più imponente lo si poteva proprio notare, certo, in maniera più sì, evidente. certo, adesso vengono giù veramente pochissime gocce d'acqua, ma se fosse stato più importante il getto forse si sarebbe notato più facilmente questa caratteristica. Il K2 rimane ancora fermo. Sì, hai per caso notato, io qualcosa ho sentito, però io attribuisco tutto a quelli che sono uccelli, però qualche rumore l'ho sentito, però sai, sì, è facile suggestionarsi. Sì, è facile suggestionarsi, anche siamo perché in un bosco, sì, per cui immersi nel animali, bosco. Guarda, questo è quello che abbiamo attorno, ragazzi, quindi animali che spostano sassi a loro volta, perché come camminiamo noi camminano loro. Certo, forse loro sono un po' più delicati e felpati, no? Però allora, che in questo posto vengano a farci i rituali è molto probabile. Anche perché stavamo notando che la strada che abbiamo fatto per venire fin qui presentava dei segni di vernice sulle rocce, sì, quasi ad indicare dove fosse questo posto, sì, insomma, per aiutare il turista o insomma l'appassionato di turno, ecco, a venire qua, perché ci sono certi punti un po' di difficile svincolo. Esatto, non si capisce quale scelta prendere, perché ci sono determinati bivi, per cui a noi Christian ci ha detto seguite l'acqua, e infatti siamo arrivati. Però effettivamente uno che non lo sa, insomma, anche perché la cascata alimenta il torrente. Esattamente. Perché qui si ferma, c'è questa, chiamiamola pozza, laghetto, sì, ma l'acqua che arriva qui è quella della cascata, che poi parte e va giù per il torrentello. Ragazzi, questo posto qui ha la caratteristica, perché ricordiamo che siamo dentro il Monte Palodina, insomma, quindi il Monte Palodina, come avete visto, riserva sorprese non indifferenti, a partire da quelli che sono stati gli avvistamenti UFO fino ad arrivare al mostro del Palodina, e fino ad arrivare anche sul Palodina dove eravamo l'altro giorno, proprio anche lì vanno a fare rituali, sì. E poi questo posto qua incredibile, dove è proprio dedicato, così si può dire, a quelli che sono i rituali di stregoneria. Addirittura noi sabba, no? Quindi, sì, esatto. Quindi streghe, esatto. Ma poi la cosa particolare è che poi in qualche modo ci sentiamo anche di smentire rispetto a quello che abbiamo visto ieri, che ieri avevamo visto di notte delle macchine ferme dove abbiamo parcheggiato noi. Sì. Ecco, oggi abbiamo scoperto che c'è una sorta di casupola dove ci abitano delle persone, però effettivamente ieri era tutto spento e c'erano queste 3 macchine all'1 di notte ferme lì, per cui, considerato che lì non c'è niente, mi fa strano che 2 macchine o 3 abbiano parcheggiato in quel luogo. Quel posto, sì. Quindi
potrebbe anche essere che, usiamo il condizionale d'obbligo, che insomma ieri notte qualcosa sia stato fatto qui. Però non possiamo darlo per certo, ovviamente. Stavo guardando se c'erano segni particolari sugli alberi. Non ne vedo. Mi verrebbe da dirti, proviamo a fare un paio di domande giusto per portare a compimento il nostro dovere, però c'è qualche energia qui? Qualche energia particolare? C'è qualche donna che veniva chiamata strega, che veniva da queste parti? Se sì, abbiamo uno strumento in mano e per dare conferma della vostra presenza è sufficiente avvicinarsi. Niente. Proviamo ad andare sull'altarino. Andiamo. Quello famoso dove si dice che siano stati fatti dei rituali un po' pesanti. Appoggiarlo lì. È particolare la radice di questa pianta. L'altare è stato messo proprio ai piedi. D'altra parte la pianta ha le radici, quindi. Certo. Eccolo qua. Ok ragazzi, abbiamo messo il K2 su questa roccia un po' particolare che viene definita altarino. Se c'è qualcuno qui, qualche energia, qualche strega vuole manifestarsi, se sì, abbiamo uno strumento appoggiato a questo sasso gigantesco. Basta avvicinarsi e si illuminerà lo strumento. Fai un rumore, se c'è qualcuno può fare anche un rumore. Distinguibile. Esatto, che non sia un rumore ambientale, perché purtroppo non lo potremmo capire, non lo potremmo distinguere. No. Era abbastanza prevedibile. Sì, che ci sia una sorta di energia in questo posto non mi verrebbe da negarlo. No, anche perché io insomma penso che abbracciando una pianta si possa cogliere la forza della pianta stessa. Assolutamente, perché l'energia della natura tutto c'è. Esatto, quindi non mi stupirei se ne usciamo da qui più carichi, più consapevoli della bellezza della natura e più tutto. Però da qui a dire che la bellezza. La bellezza, sì, certo. Ovvio ragazzi che qui insomma è innegabile che qui qualcosa ci hanno fatto, un po' per Sicuramente sì. Però non abbiamo trovato nulla di così eclatante. Certo. Ecco. Queste torrette di pietra, allora non mi sono devo essere sincera, non mi sono. Mi viene da dire che se avessimo voluto metterle noi. Posso cercare. Cerca. Aspetta. Ok ragazzi, allora noi abbiamo interrotto un attimo volontariamente le riprese, semplicemente perché vogliamo fare i precisi e portarvi un contenuto che sia il più credibile possibile. Allora noi abbiamo dato per scontato che questi altarini siano appunto segni di stregoneria, però poi giustamente Lara ha detto no, aspetta un attimo, prima di dire cavolate informiamoci. Abbiamo acceso il telefono perché per fortuna qui un po' di connessione c'è e Lara sta leggendo, non so se ha finito di farlo, alcune informazioni in merito a questi altarini, dove si dice, vabbè, lo sta leggendo quindi lo faccio dire a lei. Allora sì, no, ho voluto andare a cercare perché insomma è giusto dire le cose possibilmente corrette nei limiti del possibile, e ho trovato che dovrebbero chiamarsi cairn e sono essenzialmente
un simbolo per il viandante, cioè una sorta di rassicurazione e di indicazione che sta percorrendo la strada giusta. Corretto, sì. E quindi con questa funzione, quella di rassicurarlo, hanno anche questo doppio significato zen, no? Di dare tranquillità. Di sicuro il posto, insieme al rumore dell'acqua, dà tranquillità, assolutamente. Poi che ci sia un collegamento con eventuali riti da parte di pseudo streghe o streghe effettive che siano, esatto, questo sinceramente non l'ho trovato così velocemente, perlomeno. Sì, beh, certo. Potrebbe essere, non si sa. Sì, poi c'era una cosa anche a livello di meditazione, sì, no? Esatto, proprio sì. Per il fatto che sono costruiti, sono fatti per indicare la strada e quindi rassicurare il viandante che sta percorrendo appunto la strada giusta, in un certo senso lo rassicurano e quindi hanno questa funzione zen. Sono cose, come dire, sono piramidi di pietra che si riscontrano un po' in giro per il mondo, cioè non sono tipiche di questo luogo. Ma addirittura vendono anche proprio l'altro giorno sono passato in un centro commerciale che vendeva cose un po' particolari e vendevano questi altarini ovviamente fatti ad hoc con la fontanella perché hanno tutta la sabbiolina bianca proprio perché con come dire, la concomitanza con l'acqua e poi il posto, cioè ti viene da stare qua in versione yoga, insomma, tipo Om, no? Il classico Om. Ma infatti adesso stavamo facendo osservare che è già ora di pranzo, ma mi sa che mangeremo la natura stando qua, perché ci sazia più questa che... No, è bellissimo, stare qua è bellissimo, ragazzi. È bellissimo. Non abbiamo contenuti eclatanti da mostrarvi, ma penso che la natura basti questo. Cioè, questo. Guardate qua, questo vale molto di più di quello che è un K2 che brilla o di un RF che suona. Anche perché abbiamo sempre detto che siamo un canale di ghost hunting, di paranormale, ma non c'è solo lo spavento. Non c'è solo quello, esatto. Non c'è solo lo spavento, anzi, forse si deve essere lo stupore. E dobbiamo averlo. Dobbiamo averlo di fronte. Il giorno che si smette di sognare siamo persone finite, anche ragazzi. Perché questa è una dimostrazione di quella che è la potenza della natura. E oggi come oggi, scusate questa riflessione un po' così, anche un po' amara, la natura ci sta facendo pagare il conto. E lo vediamo con questa cascata che non ha acqua. Sì, esatto. Quindi questa cascata non ha acqua perché, ragazzi, lo sapete, io non so quando verrà messo in onda questo video, però abbiamo passato un'estate a parte torrida ma asciuttissima, non piove da diversi mesi, sia dove abitiamo noi, cioè in Lombardia, ma anche qui in Toscana. Christian stesso ci ha detto che a parte una bomba d'acqua dell'altro ieri ci sono stati degli incendi e poi qui non piove da diversi mesi e quindi ovviamente una cascata non si alimenta da sola, insomma. Allora, lungi da fare discorsi di un certo tipo, però la realtà ce l'abbiamo sotto il naso. Purtroppo quindi l'abbiamo trattata in un certo modo, lei probabilmente ci sta presentando il conto. Ci sta presentando il conto. Niente, però ecco, se abitate in un posto simile, non deve essere per forza così, ma approfittatene, andate, gustatevelo. Allora, noi abbiamo alcuni segnalini che abitano in Toscana. Insomma, se non avete mai visto questo posto nella vostra regione, ragazzi, veniteci, siamo vicino a Bagni di Lucca, ai piedi del Monte Palodina, anzi siamo nel Monte Palodina, un po' più bassi rispetto a dove siamo andati qualche giorno fa, però insomma non potete non vedere questo posto perché è spettacolare. Anche la strada per arrivarci è un po' tortuosa, ci sono un po' di salite, però si può fare, insomma. Sì, tranquillamente. Non è niente di impossibile. Siamo arrivati noi. Siamo arrivati noi che siamo un po' così messi male e poi siamo cittadini e non siamo montanari e nemmeno esatto, quindi ci si può arrivare e nemmeno stambecchi. Esatto. Quindi insomma basta un po' di buona volontà, anziché insomma passare le giornate a un centro commerciale davanti al niente, si può venire in questi posti spettacolari, ecco.
Adesso noi cominciamo, magari faremo qualche domanda ancora, giusto per dire siamo qua. Ho spento il... Hai spento il telefono? Perfetto, anch'io non l'ho mai acceso, quindi... No, io ho acceso il telefono, ma l'ho acceso per guardare. Ok, allora ma ho spento il spegnilo. K2. Allora spegnilo, riaccendiamo il K2, ma giusto per dire ok, ci abbiamo provato fino alla fine e vediamo, e poi cominciamo a... Un attimo che si spegne il telefono. Anche perché ragazzi noi siamo qui in Toscana, ma vorremmo insomma succhiare il midollo di questo posto e quindi non fare solo l'indagine che abbiamo fatto a Palodina, non solo essere venuti qui stamani, ma fare altro. Abbiamo in mente già di farvi vedere altre cose, non so se le faremo tutte perché siamo qui insomma per un mordi e fuggi, però insomma cercheremo di portarvi più contenuti possibili a casa in modo tale che voi scopriate anche gli SH in trasferta e non solo gli SH a casa propria, con i soliti ospedali, le solite ville abbandonate e le solite cose, diciamo così, ecco, ma vedere anche qualcosa di particolare che ovviamente debba essere legato a quello che è un pochino il discorso paranormale, perché questo noi trattiamo, non siamo un canale di naturalisti, per cui insomma vediamo, dai. Niente. Vuoi farle tu le domande? Richiedo nuovamente se c'è qualche presenza, qualche energia in questo posto, se ci vuole dire che c'è, ecco, semplicemente questo. Ovviamente qua non ci sono cavi, non ci sono tralicci, non c'è nulla. Proprio, ragazzi, giusto per la cronaca, quello che abbiamo attorno è questo, ragazzi, cioè, ma proprio piante e basta, piante e roccia. E roccia. Quindi qua contaminazioni di nessun tipo possono esserci. C'è qualcuno? Qualche energia, qualche strega? O qualche donna che veniva chiamata strega? Perché sapete ragazzi che le streghe sono diventate streghe a causa dell'Inquisizione, non perché erano streghe di natura. Di natura, esatto. Per cui... Sì. È stato invocato qualcuno o qualcosa qui? Se sì, abbiamo questo strumento e basterebbe avvicinarsi per darci una risposta. Intanto sento un elicottero e siamo sul Palodina, ragazzi. Se avete visto il nostro video che passano elicotteri strani di qua, vediamo se lo riesco a vedere. Qui passano elicotteri senza insegne, neri, su questo monte e da qui anche il motivo della leggenda ufologica, che poi leggenda troppo non è perché ci sono migliaia di casi di avvistamenti su questo monte. Vabbè, abbiamo sentito un elicottero, però e il K2 è fermo. Il K2 è assolutamente inchiodato su se stesso. Beh, direi di chiudere. Volevo far presente una piccola cosa, una curiosità probabilmente stupida, ma ultimamente quando facciamo indagini abbiamo sempre un incontro ravvicinato con degli animali. Questa volta non siamo riusciti a farvela vedere, ma c'era una rana che poteva stare benissimo su una moneta da 1 centesimo. Sì, piccolissima. Era piccolissima. Se ne andava a zonzo nell'acqua, vabbè, non avevamo ancora acceso le telecamere, però ecco. Esatto, ieri poi sul Palodina abbiamo incontrato 2 gufi e un cerbiatto, insomma abbiamo avuto degli incontri ravvicinati e bellissimi. Un animale in lontananza, vedevamo gli occhi illuminati, però non potevamo sapere cosa fosse. Poteva essere un lupo, poteva essere qualsiasi cosa. Una volpe, una esatto. Volpe, sì, un cane. Però ecco, abbiamo questo ci accompagnano. Sì, ci accompagnano, esatto. Quasi come se fossero dei famigli, come erano per le streghe. Esatto, sì. Che avevano... Chissà che siamo magari tu una strega e magari, uno stregone. Ma io tu? Potrei essere stata una strega. La strega Pai. Una strega Pai. E forse scoprirete anche il perché. Ah, vabbè, ragazzi, lo sta dicendo lei, io non so niente, quindi anch'io sono... Se fossi... Oddio, adesso i verbi non mi stanno venendo. Esatto. Però a suo tempo potevo essere una strega. Vabbè, la strega Lara, allora scrivete sotto nei commenti se sembra una strega o no. Spengo il K2. Sì, spegniamo il K2. E ragazzi, che vi devo dire?
è stato come sempre un piacere farvi vedere posti simili, e come sempre è stato un piacere avervi portato un contenuto, perché so che ci seguite, e approfitto ragazzi perché non siamo in 100.000 ma siamo in tanti, e un anno fa io non mi sarei mai aspettato che il canale degli SH potesse avere queste salite vertiginose. Per noi sono vertiginose, per altri potrebbero far ridere, però insomma è nato tutto perché c'era solo di fondo e di base una passione, poi da questa è diventata qualcosa di più, perché comunque non so quando verranno questo video quanti iscritti ci saranno, ma adesso siamo quasi a 900, per cui per noi sono traguardi imbarazzanti nel buon senso della parola, ovviamente. Ci siete vicini sempre, ci date una gran mano, abbiamo uno zoccolo duro che ci segue sempre durante le premiere, scusate, sì. E per cui insomma lo zoccolo duro ci sostiene un poco, e poi anche quelli che nell'ombra ci guardano, perché insomma proprio noi che facciamo paranormale insegniamo che l'ombra comunque è una cosa importante. È una cosa importante, Quindi, è una cosa importante. Anzi, a volte l'ombra mette più, ci fa sorgere molte più domande di quante ce ne può far sorgere la luce, la presenza, sì. Ecco. Per cui dai, allora vi salutiamo da qua e vediamo cosa vi porteremo oggi, se riusciamo a portarvi da qualche altra parte. Esatto, sì, assolutamente. Allora a prestissimo ragazzi, e ciao.